Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Paolo e oggi ascoltiamo insieme un'esibizione live che mi avete mandato da poco di Ado, una bravissima artista giapponese che io conosco molto poco purtroppo. Si tratta di un concerto live, da quello che leggo, eseguito al Peacock Theatre di Los Angeles a fine marzo di quest'anno, del 2024, quindi recentissimo. Eh, Ovviamente lo ascolto molto volentieri, vi ringrazio per il suggerimento e vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale e ascoltiamo insieme Ado. 昔巻かれた首は人が欲しい人が欲しいと叫ぶ呪いの首は怒らないで見捨てないでどこも行かないで強くしめる奥までしめる人がいないいないといい成績でしょねえねえいい子でしょ可愛い子でしょいい子でしょ苦しい愛して愛して愛してもっともっと愛して愛して苦しい本当に苦しい苦しい Scusate solo un attimo, ma ha un'elasticità vocale incredibile. Cioè riesce a fare delle melodie molto soft, ma anche molto sospirate, molto morbide, e poi fa questi urli che veramente sembrano un'altra persona, sembrano due persone in uno stesso corpo. Incredibile. Comunque andiamo avanti. 遠くを遠いて遠いてね止められない Hai sentito che urlo incredibile. Per quanto riguarda la scenografia, mi avete spiegato che lei non si vuole mostrare appunto nei concerti in pubblico, quindi il fatto che sia solo un'ombra dentro una gabbia è dovuto anche a questa esigenza. Però di questa scenografia, che è molto simile a quella che abbiamo già visto nell'altra esibizione, vediamo che anche i musicisti, tutto sommato, risultano anche loro delle ombre. Mm? Quindi su questo discorso, di questo tipo di impostazione scenografica, che porta, diciamo, la realtà a diventare realtà, se siete curiosi per sentire appunto qual è la mia opinione a riguardo, ne ho parlato meglio nell'altro video, sempre di Ado, a cui ho reagito, vi metto il link qua sopra o anche in descrizione, che era l'esibizione live di Unravel di qualche tempo fa. Quindi andate a vederla se siete interessati. E andiamo avanti.体大きくなっても小さい首は苦しくなる足りなくなる人が足りないクラスの誰にも負けない綺麗ない子でしょ La cosa impressionante è questa. Grazie alla sua elasticità, avete sentito quest'ultimo passaggio dove lei ha questa voce molto morbida e sottile e in realtà la musica non è altro che una sorta di quasi una cantilena leggermente dissonante. Questo mi ricorda molto i film un po' thriller, un po' anche horror e quindi ci mette un po' questa angoscia, no? Questa voce sottile con questa musica un po' così. E lei lo fa in questa canzone più di una volta, come lo sentiamo anche in questo caso. Sentite, eh?
Qua. Bellissimo. あなたよりもどなたよりも誰も彼も私は見てる体育館があなたに告白を盗みたいでしょあなたが好きなの汚いあなたが愛して愛してIncredibile. あなたにあなたに全部しょってもらうよ足りないあなたが足りない離さないよごめんなさい愛して愛して愛してもっともっと愛して愛して苦しいほどに苦しい離せない苦しいもっともっとね幸せなのAvete notato, ha fatto un urlo incredibile, ma la cosa spettacolare secondo me è quando lei fa questi urli, molto selvaggi, diciamo, che appaiono e probabilmente sono anche molto istintivi, molto coraggiosi quindi, no? Perché si rischia sempre di urlare in modo molto stonato. Lei invece riesce ad urlare, ed è una delle poche che sento riuscire a farlo, rimanendo comunque nella nota. È veramente incredibile. È quello che secondo me è la caratteristica sua che ci fa stare tutti un po', come si dice, in punta di sedia, cioè in tensione, è il fatto che lei è talmente elastica che può fare dei passaggi molto morbidi, dei passaggi solo sussurrati, dei passaggi più potenti, delle urla di questo tipo da un momento all'altro, e noi siamo sempre in attesa di cosa succederà alla prossima frase senza avere un minimo preavviso, no? Come se tutto fosse una sorpresa. Questo è bellissimo perché mantiene l'attenzione ovviamente del pubblico al massimo. Ottima interpretazione. Proseguiamo. Fantastico, veramente eccezionale. Bellissima esibizione, come sempre dal vivo, eccezionale. Mi avete detto appunto che, sempre nei commenti, che come qui a Los Angeles, sia in America che in Europa comunque fa sempre un sold out con i suoi concerti, io lo posso immaginare. Quindi, siccome questa è solo la seconda canzone sua che ascolto, sono curioso di vedere le altre, quindi suggeritemele nei commenti. Ditemi anche cosa pensate di questa esibizione, il vostro giudizio, il vostro parere. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete se potete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!